I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi guardate un progetto davvero molto particolare sia per l'utilizzo del cordino Perla di Borgo dei Pazzi, guardate quanto è bello, e anche per l'utilizzo di questo manico in legno. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterla realizzare. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gommitoli.com che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi con lo sconto del 30% nelle date indicate, quindi mi raccomando non perdetele di vista e potrete personalizzarlo anche nella scelta di un altro colore rispetto a quello che vi ho mostrato io come cordino. All'interno trovate una base ovale da 30x10, questa bellissima chiusura in legno, guardate, che poi andrà fissata con delle viti, e due rocche di questo splendido cordino Perla. Quindi guardate che bello, questa è la tonalità numero 35, ma ce ne sono veramente tantissime. Guardate, è davvero molto molto particolare. Per quanto riguarda gli uncinetti, per il primo giro utilizzerò il numero 3, invece per tutto il resto della lavorazione il numero 4, ma il Perla lo potete tranquillamente lavorare anche con un 4,5 o un 5. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo partendo dal lato corto della base, uncinetto quello più piccolo, nel mio caso il numero 3, facciamo un cappietto e iniziamo da quello centrale, andiamo a realizzare 3 punti bassi e nel frattempo la codina la andiamo a bloccare, la mettiamo qui così va a incastrarsi nella lavorazione. Quindi qua ne facciamo 3. Nel foro successivo ne faremo 2, sempre punti bassi, e in questi 2 successivi ne facciamo 3 consecutivamente, quindi il primo, secondo e terzo. La stessa cosa anche in quello seguente, sempre 3 punti bassi. In quello successivo ne andiamo a realizzare 2 e la stessa cosa per tutto il lato lungo, sempre 2 punti bassi in ogni foro sottostante. Quindi arriviamo fino a questo punto e vi faccio rivedere ancora una volta questa parte e poi potete proseguire da sole. Completato il giro, ho chiuso con una maglia bassissima sulla prima maglia. Adesso possiamo lasciare l'uncinetto più piccolo e io andrò a prendere anziché il 4 il 4,5 perché mi piace avere un po' più di morbidezza nella lavorazione. Quindi preso l'uncinetto, quindi cambiato, facciamo una catenella e adesso andiamo a creare un giro di punto basso senza fare aumenti, ma lo eseguiamo in costa, quindi prendiamo l'asolina più esterna così. Quindi non tutto il punto, ma solamente un'asola. Quindi nessun aumento, tutte le maglie che ci ritroviamo al di sotto. Così appena finiamo questo giro saremo pronti per il nostro punto ventaglietto. Quindi completiamo anche questo giro e ci rivediamo a questo punto. Terminato questo giro, adesso siamo pronti per iniziare il punto ventaglietto. Facciamo una catenella e nello stesso punto dove abbiamo chiuso andiamo a creare un punto basso. Adesso saltiamo 2 maglie, prendiamo il filo e sulla terza andiamo a creare 5 punti alti nello stesso punto. Quindi 2, 3, 4 e 5. Sempre saltiamo 2 maglie successive, andiamo in quella dopo e facciamo un punto basso. Ed ecco il nostro primo ventaglietto. Nuovamente saltiamo 2 maglie, andiamo in quella successiva e ripetiamo la stessa cosa, ovvero 5 maglie alte nella stessa maglia di base.
ed ecco l'ultimo. Saltiamo sempre 2 maglie e facciamo un punto basso. Ecco qui. Quindi noi in sostanza dobbiamo alternare, dobbiamo sempre saltare 2 maglie di base e alternare 5 punti alti nello stesso punto al punto basso. Quindi adesso, dopo aver fatto il punto basso, ne saltiamo 2 al solito, in quella successiva andiamo a realizzare 5 maglie alte e poi saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quella successiva e facciamo il punto basso. Quindi andiamo a ripetere questa sequenza per tutto il giro e ci rivediamo per vedere come iniziare il secondo. Sono arrivata quasi a fine giro, adesso vedete queste sono le 2 maglie che devo saltare e questo è il punto basso d'inizio e io vado a chiudere proprio su questo e faccio una maglia bassissima. Adesso questa sequenza la dobbiamo fare al contrario, cioè sopra il punto basso facciamo le 5 maglie alte e in quella centrale del gruppo di 5 maglie alte andiamo a fare il punto basso. Quindi la prima maglia alta la andiamo a sostituire con 3 catenelle e poi facciamo le altre 4. Quindi da adesso in poi dobbiamo alternare, dobbiamo fare il contrario di quello che ci ritroviamo sotto. Eccole qui. Adesso vedete, questa è quella centrale e qui andiamo a creare il nostro punto basso. Qui c'è il punto basso e andiamo a fare le 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. In questa qui centrale punto basso e nuovamente sul punto basso il gruppo di 5 maglie alte. Quindi 2, 3, 4 e 5. E qui il punto basso. Vedete, poi dobbiamo rigirare il lavoro in questa maniera. Io i primi giri preferisco alzare un po' il lavoro prima di rigirarla, ma ve la faccio vedere. Questo è il nostro risultato, perché vedete andiamo ad alternare i nostri gruppi. Quindi facciamo pure questo giro e vi faccio vedere come iniziare il terzo. Siamo alla fine del giro, abbiamo fatto una maglia bassa, adesso chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta effettuata. Vedete? E ci spostiamo al centro qui, sempre con una maglia bassissima, perché si ricomincia, in questo caso, qui al centro e si fa una maglia bassa. Quindi ci saranno, come il giro precedente, che si chiude sulla maglia bassa e lì si fa il ventaglietto. Quando invece ci troviamo in questa situazione ci spostiamo con dei punti bassi per ripartire qui. Nella maglia bassa faremo il gruppo sempre di 5 maglie alte, quindi il modulo rimane sempre quello, semplicemente lo dobbiamo alternare. Qui sul ventaglietto facciamo la maglia bassa al centro ovviamente del ventaglietto e qui nuovamente 5 maglie alte, quindi il modulo sarà sempre quello, con l'unica cosa che alterneremo dei giri dove terminiamo sul punto basso e quindi da lì ripartiamo col ventaglietto, o come in questo caso che terminando, quindi avendo fatto la maglia bassa, terminiamo sulla prima maglia alta e ci spostiamo al centro. Quindi qua si continua e questo sarà il risultato. Adesso vi lascio proseguire da sole,
andiamo a realizzare un'altezza di circa 20 cm, ma poi vi dirò esattamente quanti giri ho realizzato e quanti centimetri. Ecco qui il corpo borsa quasi ultimato. Io alla fine ho raggiunto 22 cm circa di altezza e ho realizzato 17 giri di punto ventaglietto. Secondo me è veramente un punto fantastico e poi con questo filato perla devo dire che il risultato è davvero eccezionale. Adesso noi che cosa facciamo? Dobbiamo provare a vedere, ma già so che è più larga. Vedete, quando io poggio la mia chiusura, vedo che è un po' più larga di quello che mi serve. Quindi adesso dobbiamo andare a creare dei giri. Allora, un giro, intanto vedete il punto ventaglietto che crea queste onde. Quindi noi, il giro che adesso andiamo a realizzare, andiamo a livellare, perché a me serve che sia dritto per poterla inserire qui dentro. Vi faccio vedere. Qui in questa zona qui dobbiamo poi andare a inserire il nostro lavoro e dobbiamo anche stringere questa apertura per essere poi perfetta per la nostra chiusura. Quindi che cosa facciamo? Questo giro, quindi noi qui abbiamo terminato. Adesso per, diciamo, togliere questa onda, perché a noi adesso serve il lavoro dritto, dove abbiamo il punto basso andiamo a creare un punto alto e nei restanti punti dei punti bassi. Quindi qui noi abbiamo terminato dove c'è il punto basso, quindi faccio 2 catenelle e qui vado a realizzare la mia maglia alta. Poi nella prima delle 5 maglie alte faccio una maglia bassa e queste 3 praticamente creo una diminuzione sempre a punto basso e nel frattempo comincio a stringere il lavoro e faccio in questo modo. Entro e non chiudo, entro in quello successivo e non chiudo, entro in quello successivo ancora e non chiudo, 4 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte assieme. E ho creato quindi un unico punto basso e nel frattempo ho diminuito. In quello successivo creiamo un punto basso, quindi sull'ultimo, e qui al centro che abbiamo il nostro punto basso realizziamo la nostra maglia alta. E vedete già il lavoro si è raddrizzato, ma continuiamo. Quindi sulla prima una maglia bassa normale e anche sull'ultima, su queste 3 diminuzioni, quindi entriamo, estraiamo, quindi non li chiudiamo, ma li chiudiamo tutte e 3 assieme. Sull'ultima maglia alta facciamo un punto basso e qui maglia alta. E già vedete il lavoro si è raddrizzato e nel frattempo andiamo a stringere la nostra apertura. Quindi qui punto basso, diminuzione di questi 3 punti, non chiudendoli separatamente ma tutti assieme, sull'ultimo una maglia bassa e qui la nostra maglia alta. Quindi questo giro, vedete, si è raddrizzato e nel frattempo si sta stringendo un attimo. Quindi completiamo tutto questo giro, controlliamo che l'apertura sia giusta, altrimenti procediamo con un altro giro di diminuzioni. Fatti gli ultimi 2 giri, quelli che ho realizzato a punto basso, quindi il primo con le diminuzioni come avevo fatto vedere e anche livellare la nostra lavorazione che appunto ventaglietto creava delle onde, adesso siamo pronti. Allora, nel mio caso non ho dovuto fare ulteriori diminuzioni perché, come vedete, in maniera molto morbida, vedete, è bella ampia, questa nostra apertura che dobbiamo ottenere non deve essere troppo tirata, quindi preferiamo avere, lo vedete, già anche un cordino molto morbido. Dobbiamo fare in modo che non sia troppo stretta né troppo larga, ma soprattutto non troppo stretta, perché quando adesso noi andiamo a inserire qui dentro nella fessura apposita la nostra lavorazione deve essere talmente morbida che poi con l'utilizzo della borsa non si rischia che magari esce fuori, anche se ci sono le viti. Quindi fatto questo, intanto come altezza abbiamo raggiunto circa 24 cm aggiungendo i 3 giri in totale che ho fatto di punto basso. Adesso noi che cosa facciamo? Io prendo un cacciavite piatto
E un'altra cosa importante prima di procedere, io ho preso, ovviamente ho centrato il lato corto, il centro del lato corto con questa parte, e poi mi sono assicurata che i punti da questa parte siano uguali da questa parte. Nel mio caso erano 81 punti, quindi dispari. L'importante è non avere un punto non fa nulla, ma che non siano più di uno, diciamo, divisi da lato a lato. Adesso che cosa facciamo? Noi dobbiamo, vedete, con un cacciavite, un qualcosa di piatto, andare a inserire, quindi questo è un lavoro molto di pazienza, dobbiamo andare a inserire quanto più possibile la lavorazione qui dentro. Per questo mi serve morbidità e quindi non troppo tirata la lavorazione, perché dobbiamo, vedete, queste asoline io cerco di metterle quanto più possibile all'interno, così poi viene agganciata perfettamente dalla nostra vite. Quindi dobbiamo fare in questo modo, vedete, proprio un lavoro che deve essere fatto con calma ma con molta precisione, perché da qui dipenderà la solidità poi del manico. Vedete, io poi faccio un primo giro, la inserisco tutte e poi mi vado a accertare, prima di rimettere le viti, vado a spingere questa solina ancora proprio finché capisco che non c'è più spazio. In questo modo, quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare su tutto il perimetro. Vedete, io mi assicuro che tutta la parte più possibile sia all'interno. Fatto questo, quindi in tutta la nostra apertura, io cosa faccio poi? Prendo le viti che troverete appunto nel kit, poi cosa faccio? È meglio avere un cacciavite calamitato, perché così evitiamo che la vite vada in giro. Quindi guardate cosa faccio, semplicissimo. Una volta che mi sono assicurata che la nostra lavorazione sia entrata quanto più possibile, andiamo a fare questa operazione. Andiamo ad avvitare la nostra vite in questo modo. Vedete, così ci assicuriamo che la parte, per questo dobbiamo cercare di inserire quanto più possibile per poi essere sicuri che viene comunque agganciata bene da tutte le viti che andiamo a sistemare. Quindi una volta finito anche questo passaggio ci rivedremo a borsa completa. Ed eccola qui completata, guardate, secondo me è davvero molto molto carina. Volendo si può anche inserire una tracolla, guardate, perché nel manico ci sono due gancetti. Personalmente mi piace l'idea di lasciarla in questo modo. Io alla fine ho utilizzato 300 grammi di cordino, ne sono rimasti circa 100 grammi perché le rocche sono da 200, quindi vi basterà abbondantemente anche per poter realizzare una tracolla all'uncinetto oppure fare la borsa anche più alta. Come misure siamo arrivati a 24, compreso il manico siamo a 30, 33 di larghezza e circa 12 cm di profondità. Vi ricordo che il kit è sconto del 30% su gomitoli.com nelle date indicate e potete scegliere anche un'altra tonalità rispetto a quella che vi ho proposto oggi. Come avete visto, la spiegazione è molto semplice, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e che ogni lunedì alle ore 17 sarò in live insieme a voi e Borgo dei Pazzi. Quindi a questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione. I like it with